Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, in questo video volevo spiegare l'incredibile coerenza delle serie infinite, o meglio, più che spiegare, accennare al lavoro che sto facendo. Allora, da un po' di tempo sto pubblicando sul mio canale YouTube dei video dove spiego le serie infinite, divergenti, alternate, quelle più strane, diciamo, tipo 1 più 2 più 3 più 4 che dà meno un dodicesimo, 1 più 1 più 1 che dà meno un mezzo, 1 meno 2 più 3 meno 4, eccetera, che dà un quarto. Dopo c'è spesso da dire l'uguale non è proprio un uguale, però sarebbe un valore associato e così via. Quindi tutte queste discussioni, queste cose riguardo a queste serie particolari, perché ci sono anche serie infinite che non sono poi così particolari, come per esempio un mezzo più un quarto più un ottavo più un sedicesimo più eccetera eccetera. Quello diciamo è molto facile, si fa anche le superiori, vedere che da 1. Quindi ci sono delle serie facili che si sanno risolvere tranquillamente e delle serie invece che hanno creato un po' di dibattito. Addirittura anche questa questione sul fatto che abbiano creato dibattito o meno è appunto, viene discusso, si crea il dibattito se c'è stato dibattito. Allora, e addirittura potrei dire ancora riguardo su questo che c'è dibattito sul dibattito del dibattito, eccetera. Allora, a me sembra che ci sia dibattito perché guardando le opinioni di un professore di matematica su quella cosa e un altro professore di matematica, professore o comunque laureato in matematica, eccetera, di quella cosa, cioè sono diverse. Uno dice interessante, molto curiose, chissà che cosa verrà fuori, o almeno questo è quello che mi sembra che dica il professore, e l'altro professore invece dice ma va là, non è vero. Ecco come stanno le cose e diciamo, arrangia tutto quanto la spiegazione spiegando il come mai si arriva a quel risultato, ma dicendo che non è vero che 1 più 2 più 3 dà meno un dodicesimo. Ok, questa è la serie più famosa, ma ce ne sono un sacco di altre. Ora, senza addentrarmi nelle motivazioni del perché, appunto, secondo me è vero che dà meno un dodicesimo, è vero, ma cosa significa vero? E allora c'è anche qua da fare l'approfondimento, senza adesso addentrarmi, cosa sto facendo? Nel canale YouTube ho portato più volte spiegazioni e sto tuttora continuando a portarne ogni tanto, di appunto queste serie. Io l'ho intitolata questa serie Matematica Euristica. Perché dico euristica? Perché diciamo so che sto affrontando questi argomenti senza un rigore, senza delle procedure delle procedure precise, tipiche della matematica. Quindi sto andando senza, diciamo, delle regole precise. Certe volte le ignoro appositamente, ma perché lo sto facendo? Pur di riuscire a trattare questo argomento delle serie infinite, in particolare quelle più particolari, più strane, e vedere appunto che, tra virgolette, sorprese riservano. E anch'io mi sono stupito e ci sono, diciamo, delle sorprese, come per esempio la coerenza, l'incredibile coerenza. Allora, cerco di fare tutto a voce, casomai metterò qualche sottotitolo nel video, tanto per chiarire. Una cosa importante è, con cui sono partito, vediamo quanto manca ok, c'è ancora tempo, no, perché sennò dopo la memoria si riempie. Comunque, una cosa da cui sono partito è dire, quando io scrivo 1 più, eccetera, comunque la serie, e dopo uguale, so che quello uguale merita più spiegazioni e quindi nel video ho precisato appunto che scriverò solo uguale, almeno all'inizio, per brevità, se no non si finisce più ogni volta di precisare tutto quanto, almeno per l'inizio per spiegare alcune cose, perché avevo spiegato quelle principali. Io non sono laureato in matematica, non sono esperto in matematica, però mi sono interessato appunto a queste cose. E se uno le studia, nota alcune cose interessanti, quindi la coerenza. Per esempio, una cosa che mi ha stupito è per esempio io la chiamo compressione, cioè quando abbiamo la serie tipo 1, meno 2, più 3, meno 4, più eccetera eccetera,
verrebbe da fare una somma 2 a 2 per ogni termine. Da qua risulta un'altra serie e quindi da un risultato nuovo e sembra quasi che ci sia una sorta di connessione tra il risultato della serie non compressa e quella che dopo viene compressa e viene fuori che in realtà il risultato, cioè il tutto è collegato tramite un procedimento che è ben preciso e una volta che uno lo delinea, cioè è anche abbastanza ovvio se è così, perché magari è tutto sbagliato. Poi un'altra cosa è, io lo chiamo il problema dell'aggiunta, cioè che è uno dei quei problemi che spesso viene usato per criticarle. Il problema dice, diciamo, l'ho riassunto io il problema così. Se io ho, per esempio, 2 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1, eccetera, il risultato cosa sarà? Perché sappiamo che se 1 più 1 più 1 dà meno un mezzo, allora 2 più 1 più 1 più 1 può dare 2 meno un mezzo oppure meno un mezzo più 1 perché quell'1 iniziale è stato aumentato di 1. Uno va avanti, non sa cosa decidere e magari spesso viene usata questa cosa contro le serie infinite per dire vedi che ci sono due risultati oppure uno sceglie quello contraddittorio e dice vedi che non funziona e spesso addirittura ancora più palese la apparente contraddizione è per la serie 1 più 1 più 1 che dà meno un mezzo, allora uno può dire 1 più 1 più 1 più 1 che dà meno un mezzo, come può essere perché 1 meno un mezzo non dà meno un mezzo, ma dà un mezzo, quindi è contraddizione. No, cioè almeno sembra che non sia così perché l'approccio corretto è quello verticale, non quello orizzontale, che casomai metterò qualche sottotitolo qua o comunque qualche didascalia, viene fuori che è tutto coerente, viene fuori che è coerente. Quindi alla fine mi sto addentrando nei dettagli cercando di riassumere tutti i passaggi. E ancora più famosa è il problema, per esempio, della io la chiamo dilatazione, ma ci sono tanti casi dopo per ogni serie, come per esempio abbiamo la dimostrazione Ramanujan che è 1 più 2 più 3 più 4 più... Ecco. Dopo si prende la stessa serie, si dilata di diciamo due posizioni ciascuno, quindi viene fuori posto vuoto 1, posto vuoto 2, eccetera, eccetera. Allora uno dice, beh, io dilato come voglio. No, la dilatazione così, 0, 1, 0, 2, dà lo stesso risultato. Cioè, era ammessa. Infatti, se uno dopo va a vedere, dà lo stesso risultato. Quindi la 0x dilation, oppure comunque sì, la 0 termine dilatazione, dà lo stesso risultato. Allora uno dice, beh, ovvio, infatti anche x0 dilation darà lo stesso risultato. No, si nota che non è vero. Quindi ci sono un sacco di comportamenti che sono, diciamo, strani, però una volta trovati questi due comportamenti, si mettono assieme e si nota che sono coerenti, cioè rispettano delle regole e non vanno in contraddizione. Quindi spesso le critiche che sono fatte a queste serie sono in realtà dovute ad un metodo che non è corretto. Dopo potrebbe essere che tutto ciò non ha senso? Sì, potrebbe essere, però se proviamo ad affrontare la matematica come una sorta di fisica, quindi costruiamo un modello e vediamo di aggiustare le cose, costruire delle procedure non arbitrarie, ma basate diciamo su un ragionamento che però cioè, non è ben definito, ecco perché appunto sembra è un ragionamento euristico, le cose stanno continuando a funzionare. Un'altra cosa, 0 più 1 più 2 più 3 più 4 più puntini puntini, che è spesso origine di diciamo alcune contraddizioni, in realtà 0 più 1 più 2 più 3 più 4 non dà meno un dodicesimo, ma dà, mi pare, cioè non vorrei sbagliarmi per far che sto facendo confusione, ma comunque dà 5 dodicesimi. Se ho commesso un errore correggerò appunto nel video. 5 dodicesimi. Quindi uno dice, ma come 0 più la stessa serie che dà meno un dodicesimo da 5 undicesimi, da 5 dodicesimi? Sì, perché l'approccio corretto non è quello orizzontale, ma è quello verticale. Almeno per ora sembra così. E così in teoria, però qua è tutto più debole perché deve essere tuttora ben verificato, la serie per esempio dei numeri dispari, quindi 1 più 3 più 5 più 7 più eccetera eccetera,
questa prenderlo più per le pinze perché diciamo è meno sicuro, comunque non dà un dodicesimo, che è quello che verrebbe da una sorta di, la chiamo, cioè è un procedimento particolare che è simile a quella della dimostrazione della Manouchian, verrebbe da dire che da un dodicesimo. No, perché quella è stata una dilatazione x0, dunque il risultato non è lo stesso, 1 più 3 più 5 più 7 più eccetera eccetera dà un terzo e non un dodicesimo, che invece è quella che è 1 più 0 più 3 più 0 più eccetera eccetera. Quindi hanno dei risultati diversi da quelli che si credevano, ma non contraddittori. Cioè se uno segue questa modalità di risoluzione, nota come non sono contraddittori questi risultati. Poi vediamo altre cose interessanti. Sì, beh, il problema delle aggiunte, diciamo, è una grande cosa, perché scoprire che, o comunque sapere che 2 più 1 più 1 più 1 non è 2 meno un mezzo, ma è meno un mezzo più 1, è una grande cosa. Anche perché dopo viene lo stesso problema con 0 più 1 più 1 più 1 più 1, che non è più meno un mezzo e basta, ma è meno un mezzo meno 1, e quindi dà meno 3 mezzi. E ciò permette di risolvere altre cose che altrimenti sembravano insensate. Invece, se appunto uno segue questa procedura, che forse è un po' più nascosta e meno intuitiva, si nota che non c'è nessuna contraddizione. Diciamo che il concetto di infinito in queste serie infinite sembra appunto che abbia una sorta di significato, un po' come in fisica, no? Quindi non è facile da spiegare, però diciamo ha dei paragoni quasi con lo spazio-tempo, diciamo, quindi come una cosa da cui uno potenzialmente come osservatore esterno può staccarsi e vedere ciò che succede. Quindi diciamo non è poi così insensata la cosa. E appunto sto facendo la serie sul mio canale YouTube Tutorial in corso e sul sito metto i testi dove appunto ci sono diciamo le formule, quindi senza vedere un video, cioè scritta la formula, dove appunto spiego questo approccio che sembra dare senso, che sembra sensato. Poi potrebbe rivelarsi tutto sbagliato, potrebbe essere, però secondo me ci sta a provare a vedere cosa appunto viene fuori. Non sarà chissà che cosa, però diciamo una curiosità, un dubbio piccolo che viene diciamo risolto. Non sono chissà che problematiche, però diciamo sapere che alcune cose che sembravano non aver senso, in realtà non sono poi così insensate, è tanta cosa. Ok, ciao a tutti.